Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista. Siamo qui da Tarifa, esattamente Val de Vaqueros. Oggi lo spot è vuoto, è dicembre, si sta da Dio, però mi è venuto in mente di girare qui questo video stra importante riguardo alle regole di precedenza durante la navigazione in mare. Questo in estate è uno degli spot più busy, più affollati e trafficati davvero. Quindi vorrei assolutamente rispondere a questa domanda che mi fate in tantissimi, richiedendo chiarezza in merito alle regole di precedenza in acqua. Il kite da parecchio è sempre più in voga, quindi gli spot sono sempre più affollati e oltretutto ci si aggiungono anche i windfoiler, i windsurfer, i surfer. Ci sono giorni tipo a Tarifa d'inverno che in acqua ci sono sia kitesurf, windsurf, surf, bagnanti, c'è un bel casino. Quindi ad oggi ogni kiter, winger, ogni navigante deve conoscere bene le regole delle precedenze per navigare in sicurezza per se stesso e per gli altri. Le precedenze sono fondamentali per una buona convivenza in mare, che spesso è mega grande, mega spazioso, quindi c'è spazio per tutti e non succedono incidenti se tutti rispettano le regole delle precedenze. Sono Sara, la kitesurfista, se non mi conoscete faccio ed insegno kitesurf dal 2013 e su questo canale ci sono un sacco di contenuti riguardo il kitesurf e il wingfoil. Ho lavorato, vissuto e navigato in decine e decine di spot nel mondo. Posso dire che ho visto un sacco di incidenti pure e reputo fondamentale che le precedenze vengano insegnate durante un corso di kitesurf, ma se così non fosse, spero di essere abbastanza esaustiva nel video per spiegarvele. Seguo ovviamente per facilità le regole e uso le immagini della ICO, International Kiteboarding Organization, alla quale sono certificata, e vi linko in basso l'articolo dove è spiegato tutto molto bene. Iniziamo con la regola d'oro della navigazione. Se si incrocia la rotta con un altro kiter, la regola generale è che chi va mura a destra di bolina deve alzare il kite verso le 12 nella finestra di volo, in modo tale che l'altro che andrà quindi mura a sinistra sarà facilitato e dovrà quindi abbassare il kite più in basso nella finestra di volo per far sì che i due kite non si incrocino. Chi va a mura a sinistra dovrà lascare, andare un po' downwind e mettere il kite più in basso nella finestra di volo affinché i kite non vadano a incontrarsi in aria. Questo già evita un sacco di collisioni. Poi chi va in body drag ha sempre la precedenza. Se non sai cos'è il body drag, ti consiglio di guardare qui questo video dove lo spiego bene. Mi raccomando, anche prima di fare le transizioni guardiamo sempre dall'altro lato per evitare collisioni con altri rider. Anche se si incrocia la rotta di un winger sottovento o windsurfer, mi raccomando tenere sempre alto il kite per evitare che in qualche modo cada downwind. Andiamo avanti, regola numero 1. Chi entra in acqua dalla spiaggia ha sempre la precedenza su chi deve uscire e atterrare il kite. Voi direte, ma perché? Semplicemente perché in spiaggia ci sono sempre molti più rischi, il vento è anche più rafficato, quindi sono sempre più alte le possibilità in spiaggia di farsi male. Come anche avevo detto in questo video, che vi consiglio di guardare, sui possibili disastri incubi che possono succedere durante il kitesurf. Regola numero 2 o anche starboard priority. Chi va a destra, quindi mura a destra, braccio, spalla davanti a destra, in ogni caso, ha sempre la precedenza, quindi non deve necessariamente cambiare rotta. Deve sempre cambiare chi va a mura a sinistra se incroci un altro kiter. Se ovviamente così non fosse, mi raccomando, c'è da cambiare rotta anche all'ultimo per evitare collisioni. Regola numero 3. Se si va entrambi nella stessa direzione, chi va più veloce deve sempre dare la precedenza al più lento, che magari avrà meno controllo. Regola numero 4, molto importante nei wave spot, soprattutto negli spot di onde, chi sta surfando l'onda ha sempre la precedenza. Che sia winger, che sia kiter, che sia windsurfer, chi surfa l'onda ha sempre la precedenza. Perché? Perché semplicemente la rotta è un po' più difficile da controllare se si sta surfando l'onda. Regola numero 5. I bagnanti, chi sta facendo SUP, i surfer, chi sta in kayak, qualunque altro bagnante ha sempre la precedenza. Quindi per cortesia non ci mettiamo in mezzo ai natanti. Si potrebbero fare un sacco di danni. Starci super downwind o super upwind con una buona distanza di sicurezza. Ah, se non sai bene cosa significa upwind downwind perché magari non hai ancora iniziato col kitesurf, ti consiglio di vedere qui questo video sullo slang del kitesurf.
C'è anche da dire che spesso d'estate ci sono dei canali nautici per l'entrata e l'uscita dei kiters, in maniera tale da dividere bene le aree di natazione con le aree di navigazione. Fateci caso e andate su quelle zone che saranno certamente indicate. Regola numero 6: mai saltare con altri kiters downwind, sottovento. Questa cosa quando la vedo mi fa straincazzare e la vedo spessissimo. Tenere un minimo di 50 metri downwind e 30 upwind prima e durante ovviamente la manovra, il trick, il salto. Ancora di più se si fanno loop o mega loop. Disclaimer: chi salta non ha la precedenza. Quindi sempre occhio a chi fa il solito show sotto riva per le foto, eccetera, eccetera, perché potrebbero essere pericolosi e potrebbero creare incidenti. Malgrado magari controllino benissimo il kite, fare sempre occhio a chi salta sotto riva e starci distante e navigare fuori eventualmente. Regola numero 7: se si è a terra, non sostare in spiaggia con il kite alle 12 o allo zenith o in qualsiasi parte della finestra. Non si sta in spiaggia a lungo con il kite alto. Potrebbe perdere una raffica, potrebbe qualcuno lanciare e entrarti nelle linee. Ricordiamoci sempre che è a terra in spiaggia che ci si può far male, quindi nel momento in cui si lancia si va in acqua subito del tirone o si atterra e si va a prendere le birrette. Per concludere, ricordiamoci la regola d'oro generica in mare, se non lo sapeste, ovvero la regola della navigazione dice che se c'è qualcuno in difficoltà in acqua, avvicinatevi e andate a vedere cosa succede in ogni caso, non fate i gnorri. In mare è sempre fondamentale aiutare il prossimo che sta in barca, che stai col sup, che stai nuotando, ovviamente senza andare incontro a rischi. Infatti, magari se sei con il kite vai a dare un'occhiata, se sei in grado di magari recuperare una tavola, che è anche abbastanza facile, fallo. Se sei in grado di recuperare un natante in difficoltà, fallo, ma se tu non sei in grado, non metterti a rischio e semmai vai subito a riva a chiamare i soccorsi. Ricordiamoci che potrebbe sempre succedere qualcosa anche a noi in qualsiasi momento e con qualsiasi livello. Vi ricordo il video di prima sugli incubi che possono succedere durante il kitesurf ed anche il wingfoil se volete darci un occhio. In generale concludo dicendo evitiamo qualsiasi genere di collisione o incidente con il kiter, non ci incazziamo, cerchiamo di essere pacifici in acqua per il bene di questo sport e della navigazione in generale. Prevenire ovviamente è sempre meglio che curare, infatti se per caso vi incrociate con qualcuno, il risultato potrebbe essere abbastanza uno sbatti, un self-rescue o dover poi rimettere in ordine le linee della barra dopo un self-rescue, detto anche spaghetti, è abbastanza una rottura e alla fine finite per rovinarvi il pomeriggio. Mi raccomando, ride safe in ogni spot, ricordatevi queste preziose regole e divertitevi. Non incazzatevi in acqua mai. Se avete dubbi o perplessità scrivete sui commenti, cercherò di rispondervi assolutamente e niente, si sta alzando una leggera brezza, magari salta una sessione di foil. Ciao! Questa è Val de Vaqueros a dicembre. Nice, eh? Questa è Val de Vaqueros a agosto.